Ciao a tutti e bentornati nuovamente al mio canale e se sei nuovo benvenuto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Abbiamo precedentemente sfogliato Burda Easy, oggi andiamo a vedere nel dettaglio gonne che abbiamo già visto, ma le vediamo queste gonne qua che ci propone Burda Easy 1 2026 a vederle nel dettaglio. Quindi andiamo ad esaminare la gonna 1A, questo modello che vediamo qua, vediamo l'1B, il modello 1C. La base della gonna è la stessa, ma ci sono delle differenze. Oggi quindi esploriamo insieme la versabilità del jersey tessuto consigliato per realizzarle e comunque il jersey attraverso questi tre modelli di gonna che sono intramontabili: la gonna a matita lunga, la gonna versione al ginocchio, la stessa gonna con la coulisse. Che siate esperte o alle prime armi, questi progetti vi permetteranno di rinnovare il guardaroba in un pomeriggio. Per molte di voi che sono esperte, un pomeriggio veramente facilissimo da realizzare e da cucire. Andiamo a esaminare il modello 1A, la gonna a matita che vediamo qui, e qua vediamo il modello. Una silhouette slanciata, lunghezza midi, perfetta per il look elegante da ufficio, mentre il modello 1B, che arriva al ginocchio, rimane più sportiva e versatile, ideale da abbinare a una felpa o un blazer. Il modello 1C con la coulisse è la più moderna. Le coulisse laterali permettono di regolarne la lunghezza, creando un dinamismo unico nel tessuto. Questi modelli sono pensati per chi vuole risultati immediati senza complicazioni come zip o asole, grazie all'elastico in vita e all'elasticità naturale del tessuto. Quindi diciamo che il livello di difficoltà di tutte queste gonne è un livello easy fix. Cosa ti servirà per realizzare queste gonne? Jersey di cotone, jersey romani o jersey a costine, circa 1 metro, 1,5 metri, a seconda della lunghezza, dell'elastico alto circa 2,5 cm, 3 cm, del filo di poliestere di ottima qualità e un filo per quanto riguarda la gonna con la coulisse. Per quanto riguarda i tessuti, abbiamo vari tessuti che possiamo scegliere. A seconda del tessuto cambia l'anima del capo. Per esempio, il jersey Romanit, il più sostenuto, e maschera le piccole imperfezioni, quindi bisogna usarlo per la gonna lunga. Il jersey invece a costine è perfetto per il modello al ginocchio, quindi questo qui, che rimane più sportivo. Per la gonna invece con la coulisse un jersey di cotone leggero è l'ideale, per evitare che la ricciatura diventi troppo spessa nei fianchi. Ma cosa è il jersey? Il jersey è il vero protagonista di questi progetti. Non è un tessuto a telaio tradizionale, ma una maglina, il che significa che è costruito a maglia come un maglione ma con fili sottilissimi. Questa struttura lo rende naturalmente elastico, confortevole e perfetto per i capi senza chiusura a lampo. Tipologie di jersey consigliate: il jersey punto Roma è un jersey doppio, più pesante e stabile ed è l'ideale per il modello 1A, cioè la gonna lunga che stiamo vedendo, perché cade dritto, non segna eccessivamente le forme e nasconde meglio le linee della biancheria intima ed è molto semplice da cucire perché non arrotola i bordi. Il jersey di cotone con elastan è il classico tessuto da t-shirt, ma con una marcia in più. L'elastan o licra permette alla gonna di tornare in forma dopo essere stata indossata, evitando l'effetto sacco sul sedere. Perfetto per il modello 1C con coulisse, mentre il jersey a costine, che è molto elastico e di tendenza, ha una texture a righe verticali che slancia la figura ed è ottimo per il modello 1B, quindi la gonna al ginocchio, per un look più sportivo e dinamico. Caratteristiche tecniche da conoscere: l'elasticità. Di tagliare, verifica sempre il grado di allungamento. Se il certo modello è pensato per un tessuto molto elastico e usi un Romanit, quindi un punto Roma, lo è meno, potresti dover aggiungere 1 centimetro di margine sui fianchi.
il verso del taglio. Il jersey ha un senso di elasticità maggiore in larghezza che in lunghezza, quindi assicurati che le parti del cartamodello siano posizionate correttamente rispetto al dritto filo, come in questo caso. La direzione delle coste della maglia, il dritto filo. Delle caratteristiche del jersey di cotone è che una volta tagliato il bordo tende ad arrotolarsi verso il dritto del tessuto, quindi il consiglio che ti do è quello di stirarlo per bene prima di appuntare gli spilli, e questo è un passaggio fondamentale. La gestione in fase di cucito. Essendo un materiale vivo, il jersey può scivolare o deformarsi sotto il piedino, quindi il trucco: se la macchina mangia il tessuto all'inizio della cucitura, posiziona un pezzetto di carta velina sotto l'inizio del punto. Potrai strapparla via poi facilmente una volta finito. Analizziamo insieme la macchina per cucire, come settare la macchina per cucire il jersey. Come aghi, usa assolutamente un ago stretch o ballpoint punta sfera per non rompere le fibre. Per quanto riguarda i punti, se non hai la taglia e cuci, usa un punto zig zag stretto o il punto elastico della tua macchina per cucire. Per quanto riguarda la tensione, abbassala leggermente per evitare che il punto tiri. Piedino ideale che potresti utilizzare è il piedino a doppio trasporto, e questo potrebbe essere il tuo migliore amico per far scorrere i due strati di jersey senza onde. Riguardo il taglio, io ti consiglio di preferire il cutter rotativo. Il cutter rotativo con tappetino per una precisione millimetrica sui tessuti che tendono a scivolare. In questo video andremo ad esaminare anche la body shape, quindi lo studio del modello e come ti potrebbe star bene con la tua corporatura. Iniziamo col modello 1A, la gonna a matita che rimane lunga. Questo modello avvolge la figura dalla vita alle caviglie ed è ideale per fisicità a clessidra o a pera, poiché enfatizza le curve naturali dei fianchi e segna bene il punto vita. La linea continua e lunga aiuta a slanciare molto la figura, specialmente se abbinata ad un look tono su tono, come ci è suggerito qui. Modello invece 1B, la gonna al ginocchio, ha una lunghezza classica che termina nel punto più sottile della gamba, quindi sotto il ginocchio. Ideale per fisicità a rettangolo o a mela. La struttura lineare non aggiunge volume eccessivo sui fianchi, mantenendo una silhouette pulita e bilanciata. Effetto visivo è la scelta più sicura per chi vuole proporzioni equilibrate, senza segnare troppo la zona delle gambe. Modello 1C, gonna con coulisse. La coulisse laterale crea delle arricciature orizzontali e diagonali, ideale per la fisicità a triangolo invertito o per chi ha un bacino molto stretto. Le pieghe create dalla coulisse aggiungono infatti volume ottico dove serve, bilanciando le spalle che rimangono più larghe. È un modello estremamente dinamico. La ricciatura permette di giocare con l'altezza, rendendola perfetta anche per chi è di statura minuta, quindi la statura petite, e vuole evitare di essere sommerso dalla troppa stoffa. Consiglio professionale. Poiché stiamo lavorando con il jersey, l'elasticità è la chiave. Se desideri un effetto più modellante, scegliere il jersey punto Roma. Perché? Perché rimane più pesante e compatto. Se invece preferisci un capo che segua morbidamente le linee senza stringere, opta per un jersey di cotone semplice. Tips, trucchi professionali. Prima di cucire l'elastico, stira bene il bordo della vita e quando cuci la coulisse rinforza i punti di uscita del cordino con un piccolo pezzetto di teletta termoadesiva all'interno. Qui, come puoi vedere, abbiamo tutti i passaggi spiegati in Burda Easy, tutti i passaggi per la realizzazione della gonna. Deve essere cucito, cucito terapia. Il cucito non è solo fare vestiti, è una terapia. Quando ti concentri sul rumore della macchina e sul movimento delle mani, il battito cardiaco rallenta. Il mio consiglio è quello di prenderti questo tempo per te. Non avere fretta di finire. La soddisfazione di indossare qualcosa fatto da noi aumenta l'autostima e riduce lo stress della giornata.
Cucire quindi una gonna come questa, specialmente con un modello semplice e gratificante in jersey come quelli delle immagini, non è solo un'attività tecnica, ecco come l'atto di creare questi capi specifici si collega al tuo benessere psicofisico. La flow state, lo stato di flusso. Quando ti concentri sul far combaciare i margini di cucitura o sul seguire con precisione la linea del piedino, il cervello entra in uno stato di flusso. Questa è la forma di meditazione attiva. Le preoccupazioni quotidiane svaniscono perché la mente è interamente assorbita qui ed ora. Il ritmo regolare della macchina da cucire agisce come un mantra sonoro che abbassa i livelli di cortisole. Il cortisolo è l'ormone dello stress. Controllo e autonomia. In un mondo dove spesso non abbiamo controllo sugli eventi esterni, cucire la propria gonna offre un senso di potere decisionale. Scegli tu la morbidezza del tessuto e decidi tu quanto deve stringere l'elastico in vita. Questo rinforza l'autostima e la percezione di saper badare ai propri bisogni. Parliamo del comfort e dell'accettazione del corpo. Il jersey è il tessuto del benessere per eccellenza. È elastico, non costringe e accompagna i movimenti. Cucire una gonna a matita, come il modello ad esempio 1A, o al ginocchio con il modello 1B, che non stringe ma accarezza le forme, è un atto di gentilezza verso il proprio corpo. Non sei tu che devi entrare in una taglia standard, ma è il vestito che si adatta a te. La gratificazione del fatto da me. Vedere un pezzo di stoffa trasformarsi in un capo finito in poche ore, essendo modelli easy fit, genera una scarica di dopamina. Indossare qualcosa creato con le proprie mani comunica al mondo la tua identità e la tua competenza, facendoti sentire sicura e originale. Ti do un altro bonus, cioè 5 consigli pratici per una sessione di cucito wellness, che ti aiuti quindi a stare bene. La postura. Ogni 20 minuti di cucito alzati e fai stretching per le spalle e per il collo. L'illuminazione. Assicurati di avere una luce naturale o una lampada LED calda per non affaticare la vista. Il rituale. Accompagna il cucito con una musica rilassante o un podcast che ti ispiri. Trasforma l'angolo cucito nel tuo santuario personale. E ora facciamo un qualcosa che non ho fatto fino adesso, il quiz finale. Vediamo se sei stata attenta. Rispondi o mentalmente o nei commenti a queste domande. Quale ago si usa per il jersey? Scrivilo nei commenti. Cosa serve per non far arricciare il jersey mentre cuci? Il jersey Roma. Più o meno elastico di un jersey semplice? Se le sai tutte, sei pronta per la tua prima gonna. Spero che questa guida ti sia stata utile. Se realizzerai uno di questi modelli, taggami nelle tue storie. Buona creatività a tutti e mi raccomando, iscriviti al canale, fammi sapere se questa tipologia di video ti può interessare. Il prossimo video andiamo a esaminare il pantalone che vediamo qui, che sono questi pantaloni, quindi andremo a visionare tutte le caratteristiche del pantalone, a chi starà bene, quale modello è consigliato a tipologia di fisico e via dicendo. Io ti mando un grande bacio sartoriale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!